Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi Alessandra. Ciao. Allora Alessandra, oggi sei qui per un po' di fastidi in cervicale, lombare, vediamo un pochino perché. Non fai sport particolari, le cose insomma che ci interessano sono prettamente posturali. Allora, se noi ci mettiamo per favore lì e ti chiedo cortesemente di darmi le mani, tutte e due, mantienile dritte così, spingi forte forte verso il tetto con le braccia, tutte e due. Esatto, resisti, forza. Benissimo, mi rimani per favore su un piede, promettiti un po' più avanti. Ok, rimani su un piede così, spingi in alto. Ok, rimani sull'altro, spingi in alto e qui abbiamo una problematica. Per caso hai preso qualche piccola distorsione o hai avuto qualche problema su questa gamba? Perché non regge tanto bene. Vediamo un pochino, siediti dall'altro lato per piacere. Allora, posso chiederti per favore di darmi le mani così, davanti a me? Così. Apri le dita, tienile forti, 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 non mi fare vincere. Forti, 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 forti. Questa non ce la fa, vedi che non ce la non riesci. Stringi, forte, forte. Stringi, stringi, stringi. Questo non ce la fa, vedi? Chiudi. Tieni forte, forte, forte. Ok, questo sì. Mantieni le mani così, le braccia spingile in basso. Esatto, e questo vedi che non ce la fa, eh? Spingi in alto e questo non ce la fa. Abbiamo delle problematiche interessanti soprattutto sul lato destro, sia per quanto riguarda probabilmente la caviglia, ok? Che tra l'altro aveva proprio un cedimento, non riuscivi proprio a mantenere l'equilibrio ed è importante questa cosa perché sicuramente ti sta creando dei problemi qui, ma allo stesso tempo le radici nervose basse dalla sesta vertebra cervicale in giù sono praticamente tutte deboli e questo giustamente ti va a creare delle debolezze muscolari, dei problemi che sicuramente si manifestano poi in dolore. Ti posso chiedere un attimo ancora, Sì. così terminiamo. Spingi in alto? Sì, va bene, solo dalla sesta in giù. Giù la testa. Spingi in basso la testa forte forte e qui sei molto debole. Questo capita, come dico spesso, perché lo trovo spessissimo nei miei pazienti. È legato solitamente a un serramento dei denti, probabilmente per motivi di stress. Infatti, guarda, se io ti faccio toccare, mi dai le mani per favore, questi due punti che sono, credimi sulla parola, si chiamano punti neurolinfatici dei muscoli della bocca, ok? Momentaneamente è come se stessimo escludendo la bocca dal nostro testa. No, toccali per favore questi punti, sì, giù la testa, spingi in basso e la testa diventa fortissima. Vedi, se noi lo lasciamo, spingi in basso e subito si indebolisce, vedi? Quindi sicuramente hai due problematiche. Posso chiederti di venire in piedi? Hai due problematiche importanti che vengono sicuramente una dalla bocca, cervicale a destra e il piede destro, ok? Però ora voglio vedere se questo piede sta rispondendo per alla problematica superiore. Posso chiederti? Allora, rimani sul piede destro, al contrario. Rimani su quello, l'altro. Ok, spingi in alto, vede, cedi ovviamente, spingi forte con tutta la tua forza, 0. Ti posso chiedere di stringere i denti? E mantieni, stringi i denti, spingi e si rinforza. Questo che cosa vuol dire? Che sicuramente c'è qualche condizionamento, ok, che sta poi creando delle problematiche, si chiamano discendenti, cioè delle problematiche che da sopra, a causa dell'unione con tante catene muscolari, noi abbiamo almeno diciamo per certe scuole 6 catene muscolari, delle quali 5 vanno dalla testa ai piedi, ok? Una in particolare è legata, in realtà di più sono legati proprio alla bocca e al sistema quindi masticatorio. Una di queste sta creando problemi che stanno effettivamente condizionando il tuo equilibrio sul lato destro. Ora, iniziamo subito, mettiti a pancia in su. Quindi quando io ti ho fatto stringere i denti non hai ceduto più col piede, vuol dire che sicuramente mettendo in catena, attivando questa muscolatura della bocca, si va, o meglio, in questo caso sistemando un po' le tensioni nella muscolatura buccale, si vanno effettivamente a correggere automaticamente delle problematiche anche fino a giù. Allora, prendiamo subito i miei macchinarietti meravigliosi. Andiamo a liberare un po' la muscolatura. Vibrano soltanto, non ti fanno nessun male. 1 e 2.
Oggi farò vedere proprio come, andando molto sullo specifico, ok? Si possono risolvere delle problematiche importanti che una persona magari, diciamo, eh, non riuscirebbe mai a risolvere senza appunto una visione più specifica, ok? Andiamo a lavorare subito i muscoli della bocca, così. Perfetto. Allora, quando ci sono delle problematiche alla mandibola è sempre bene testare questi due muscoli, muscoli psoas, ok? Perché? Perché collegano la colonna lombare alle gambe, sono gli unici che lo fanno effettivamente e se uno di questi poi è debole potrebbe essere legato alla mandibola opposta. Ti faccio vedere se è vero, fammi vedere. Mantieni il ginocchio così, spingi tutto verso l'alto, forte forte, e qua proprio non ce la fa per nulla. Mantieni così, spingi in alto, e questo invece sì, giustamente, lo sapevamo, già l'avevo intuito, proprio il destro, guarda un po'. Mantieni un attimo la gamba così, non è solo quello il muscolo debole, ti faccio vedere, resisti alla mia forza, questo non ce la fa per nulla, se io testo l'altro invece sì, resisti, sei fortissimo. E però al contrario troveremo questo muscolo che si chiama gran dorsale, spingi verso di te, molto debole, mentre questo a destra sarà forte, spingi, visto? Ok, io lo so già perché ora ti faccio vedere una cosa, se tu, scusami, posso avere la tua mano? Tocca questo punto qua, la mandibola opposta quindi al lato, giustamente, perché è sempre così. Mantieni di nuovo la gamba così, spingi in alto e si ritorna fortissimo per magia. Ok, toglila, spingi, debolissimo, vedi? È una magia. Allora, mettiamo dei piccoli cunei sotto il bacino, guarda, in questo modo, perdonami, 1 e 2. Si mettono in questo modo in questo specifico caso. Andiamo a correggere questa mandibola. Apri leggerissimamente la bocca, leggero. Apri un po'. Ok. Guarda, sentire un piccolo click, è totalmente indolore, non ti spaventare. Guarda la porta solo con gli occhi. Ora guarda me. Ecco fatto. L'ho fatto male? No. Zero. Adesso qui a destra, perché subito la reazione è sul lato anche proprio basso della cervicale, dal lato opposto, ti chiederò di spingere ruotando verso il lato destro. Ruota, sì. 1, 2, 3. Lascia. Fatto. Ti ho fatto male? Zero. Qui si sbloccherà il piede in questo modo e in questo modo. Hai sentito il bel click? E da questo lato c'è sempre invece questo. Visto, sentito il bel click? Uno. Questo proprio porta mal di schiena questa Ma condizione, soffro tantissimo. letteralmente, perché si infiamma proprio un'area muscolare qua, vedi, lo senti che fa male? Un Un po' più pochetto? sotto È probabilmente. sicuro qua, Sì, ok? Qua fa male. Se io tocco dall'altro lato è meno, no, giusto? diciamo di sì. Oddio, in realtà pure all'altro lato ti fa male, ma queste sono cose miste. Ora questo potresti sentire tirare un po' l'inguine, giusto? Poco poco.
Ops, scusami, questo non ci doveva essere, piccoli. Il bello della diretta. Sì. Ok, morbida, solleva. Questo tutto al contrario, questo non senti niente. Facciamo qualche movimento così per il bacino. Togliamo uno, togliamo due e solo con queste 4 cose precise ti faccio vedere che non toccare un attimo nulla sul corpo, mantieni così, spingi in alto, è ritornato fortissimo, mantieni così, resisti, è ritornato fortissimo e questo qui spingi verso di te, è ritornato fortissimo. Hai visto che meraviglia? Pancia in giù. Prego. Guarda, un po' più giù e la testa va dentro il buchino. Ti sistemo qua. Guarda, posso? Sì. Ok, tuo livello, va bene? Bello caldo il lettino? Allora, molto importante, ok? È andare a lavorare questo legamentino, ok? Ti faccio vedere un po' anche alle telecamere. Ti faccio vedere una cosa, spingi in alto questo, ok? Molto forte, vedi? Se io vado a stressare questo legamento, si chiama ileo lombare, ok? Spingi in alto forte, qui, cedi subito, ok? Se io faccio la stessa precisa cosa, per favore me lo mantieni qui, la stessa precisa cosa dall'altro lato, spingi, questo rimane forte, vedi? Perché, come ti avevo detto, solo da questo lato si va a creare proprio un difetto, ok? Nelle tensioni. Andiamo a fare una tecnica particolare. E adesso, se noi andiamo, sciogliamo un po', a ristressare questo punto, spingi di nuovo, non c'è di più, vedi? Un po' per magia. Piccolo clic, ecco fa. Sì. Mettiti sul fianco verso di me. Sì. E andiamo a sbloccarlo. Questo qui, morbida. Sentite un bel click dall'altro lato. Quello era proprio a livello sacrale, questo sarà leggermente su qui, per una questione di compensazione. Tieniti, guarda, così, ok? Morbida. Ecco fatto. Ti siedi per piacere? Fammi rivedere, vabbè, dammi le mani direttamente da qua. Ti ricordi che erano tante cose deboli? Mantieni le mani così, apri le dita, tienile forti, forti, forti tutte quante, non mi fare vincere. Apri per favore così, non mi fare vincere, non mi fare vincere, vedi che adesso ce la fai, stringi, adesso ce la fai, questi qua erano deboli, spingi in basso, adesso ce la fai, spingi in alto, adesso ce la fai, giù la testa, spingi in basso, adesso ce la fai senza alcun aiuto, vieni in piedi, qui davanti a me. Dammi le braccia, rimani sul piede destro, dall'altra, spingi in alto e adesso non c'è di più. Direi che è fantastico, giusto? Piccole cose fatte bene, subito il risultato su tutta la catena muscolare, su tutte le aree che effettivamente non lavoravano. Questo porterà a un beneficio a lungo termine. Sicuramente le cose si devono sistemare gradualmente, però intanto è il primo passo di un piccolo percorso che sicuramente ti porta a stare meglio, a crescere sempre meglio e a non invecchiare male soprattutto, va bene? Io direi che per oggi è tutto finito, quindi io sono contento di averti conosciuto, grazie per aver scelto il mio studio.